Ciao! Ci eravamo lasciati con una buona pizza in una notte serena nella baia di Nechusham. L'indomani avremmo imbarcato a Spalato 2 cari amici. È arrivato Albi. Non ve l'abbiamo detto, ma Cami qualche giorno fa ha perso il cellulare in mare. Ha preso vita! Ma è a colori, amorino! Ma sei contento o no? Avrei ritardato questo momento più a lungo se non avessi avuto quella commissione da fare. No, ho fatto un cambio generazionale, siamo passati da lui che poverino ci ha lasciati. Questo è l'inverter, converte i 12 volt che sono quelli delle batterie della barca a 230-220 volt. Linea pura sinusoidale, quindi eroga elettricità pari a quella delle nostre abitazioni, non da prendere quella linea spezzata che potrebbe dare dei sovraccarichi, dei picchi tensivi o ipotensivi al nostro device. Questo è il nuovo. Adesso accendiamo il nuovo, diamo energia ai divers. Carica! Sono a un passo dall'avvenimento. Nonostante i lavori a bordo, la spesa e il rifornimento d'acqua, aspettiamo ancora fino alle 4 per mollare gli ormeggi, a causa del forte vento che si è alzato stamattina. Facciamo rotta per tornare a Nechusham e svezziamo subito Marika con una prima navigazione movimentata. Allora Berti, mi descrivi il panino per piacere? È una completa merda. Allora, formaggio qualità pessima, niente a confronto di questo residuo di scarti. Ah, l'isatina sgrassa, l'abbiamo messa perché dobbiamo farlo salutare. Addirittura 24 ore dopo aver aggiustato la pompa dell'acqua. Beh, più o meno è successo. Quando è successo? Sì, che è successo qua in Puglia, una settimana. Una settimana. Oddio, il tempo scorre così in fretta. Cosa mi sto perdendo del mondo? Comunque, la pompa dell'acqua è di nuovo rotta. Fortunatamente i corrieri della droga ci hanno portato anche i relè di cambio. Accendi? Ah, bravo. Senti come gira meglio. Che tavola. Purtroppo il vento non accenna a diminuire, così ci inventiamo qualcosa. Questa canzoncina sta volgendo la sua fine. E con il caffè che è nata e con il caffè finirà. Anche perché poi il caffè, se non sapete, è un procinetico, quindi al bagno tutti andrete. Forse sto esagerando. No, vabbè. Ciao Cami! Che la smisti da sotto? Se la sto smistando laggiù in fondo, in modo tale che le prossime volte, quando non la daremo tutta, non si accumulerà qua sotto e non farà troppo. Io sono il capitano, il gommone dell'ancora. Il grippiale è una boetta legata all'ancora in modo tale che indichi dove si trovi l'ancora. Dovrebbe stare fuori dall'acqua, ma qua abbiamo una cima di 15 metri, qua ce ne sono 16. Sfiga vuole che stia sott'acqua. Adesso quando l'ancora sarà spedata, cioè quando verrà tirata su, vedrete come il grippiale salirà fuori dall'acqua. Attenzione, ci siamo quasi. Eccolo lì, in diretta ragazzi. Man mano che sale l'ancora, eccolo che si sdraia. Vai. Well done, Captain. Vado al timone, ciao. Set fotografico. Ma sono belle, eh? Oh.
Mi sembra chiarissima. Albi non sapeva. Non riesco neanche più a parlare. È venuta l'aereo moscia. Albi non sapeva cosa stesse andando incontro. Oh, Era così felice, così spensierato. non riesco più a muovermi. Ma in fondo siamo tutti un po' Alberto. Com'è? Senti un po', va? A few minutes later. Qua in Croazia è commercializzato in grandi quantità. Viene venduto come cibo commestibile. Troviamo in frigo un Würstel che dall'odore è palesemente scaduto, così optiamo per donarlo ad altre bocche da sfamare. Dopo il funerale al Würstelone scendiamo a terra per goderci una breve parentesi di bel tempo. Siamo a Vis, a Luca, a Kut. Abbiamo preso il gavitello ieri, un temporale della bestia, una merda di tempo, di schifo. Abbiamo ballato come degli stambecchi. Abbiamo ballato come stambecchi e adesso siamo a Lambic a fare un'ape con pizzetta, motorini e giro in motorino. Quindi pizza e motorini. Pizza e motorini. Poco prima di noleggiare i motorini, pranziamo in un locale chiamato Lambic, che oltre a cucinare una pizza incredibilmente buona, ci regala un'atmosfera d'altri tempi. Ok, buon appetito. Buon appetito! Ci risiamo, attraversiamo un Adriatico per la quinta volta, con rotta verso la Puglia. Da lì il programma sarà quello di arrivare fino a Brindisi e salutare così i nostri amici. Storie vere. Camilla che fa le parole crociate. Non l'abbiamo mai vista fare parole crociate. Un sorriso alle telecamere? Un bacino? Il piano originale sarebbe stato quello di andare fino a Brindisi, facendo delle tappe intermedie, ma a causa del maltempo siamo rimasti a Vieste. Andrea, ma sei pazzo? Ma perché non puoi tuffarti? Adesso vado, poi mi stanno abituando al ginocchio, capisci che la parte che è immersa sta bene adesso. E così ogni volta devi stare male, poi star bene, anziché fare un tuffo, stare male tutto e poi star bene tutto. Devi farlo a pezzi. Quella testolina da lumaca è andata. Male bene, male bene, male bene. Anziché malissimo, benissimo. Dai, pluff. No, ma cosa fai? Lo sai che te la meriti questa sofferenza? Te la stai inducendo da solo. Dai, tuffati indietro. Adesso vado. Non è che sto soffrendo, mica tu. È un parto, no? Ti giuro che sto soffrendo anche io. Perché? Ma cosa fai? Ma cosa Sto facendo al bagno, guarda che Ma cosa fai? Dai, giù, tuffati. palle! Andrea, posso dirti che non è l'atteggiamento corretto. Lo sai che se io facessi come fai tu non riuscirei mai a buttarmi in acqua? Io perché non faccio il bagno, amore? Perché sbagli in principio. Vado? Vai, ormai sei lì. Vado, amore? Ma ormai ti mancano i capezzoli, dai, su. Oh! Devi tirare giù la testa, amorina? Ma cosa fai?
Ma non hai bagnati dietro! Ma non sono bagnata! Ah, molto più efficace che mettere la testa un attimo giù. Hai la nuca asciutta. Siamo così da un quarto d'ora comunque. Siamo Vieste, Gommone, Barca. Me la descrivi già che non me la ricordo. Assaggiamo le famose paposce e andiamo alla scoperta della città. Apriamo il menù. Che non Ciao ragazzi, oggi ci tagliamo i capelli in una giornata di vento e mare. Fabio, non mi giudicare. Oddio, la barca come balla. Qualche commento a caldo? Non vedo un tubo. Sento solo capelli che cadono qua. Pochi. Mentre qua si montano video, si canta Manfredonia, ci si gratta un po' e si fanno parole crociate, abbiamo un bel tramonto sul golfo di Manfredonia. Eccolo lì. Rotta su Barletta. Ciao! Purtroppo siamo costretti a cambiare radicalmente i nostri piani. Da Barletta risaliamo velocemente a Vieste, rimaniamo qui ancora qualche giorno, aspettando condizioni migliori per attraversare. Già che siamo qui, ci godiamo un po' di Puglia. Camilla ha scoperto che non c'è solo pietra a questo mondo. In una strada asfaltata ha visto un po' di sabbia ed è impazzita. Cosa stai facendo? Il caffè! Riassunto di oggi, mentre Cami fa il caffè scopriremo per che cosa. Dovevamo attraversare sulla Croazia per ritornare a Lignano, lato Croazia. Peccato che abbiamo trovato un mare, un'onda spaventosi e quindi siamo rintanati a Vieste. Come vedete quest'ondina che sembra niente, in realtà fa ballare la barca in una maniera spaventosa, guardate. Ora io non so se si rende l'idea. Ecco, adesso forse sì. Questo è il movimento della barca, continuo. Non è che si ferma un attimo, poi no. Ma torniamo a vedere Camilla cosa sta combinando. Un altro caffè, ma vedo una teglia. Cosa faremo con tutto questo caffè? Faremo un bel tiramisù. Come monteremo le uova? 3 hours later. Con molta calma monteremo l'albume. Siamo arrivati. Abbiamo caffè, savoiardi bevuti nel caffè e ragazzi guardate che uomo montato. Siamo riusciti? Hai dei dubbi Camilla? Volevo farvi la stessa domanda. Honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time and doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Buongiorno. Oggi è il 10. Mercoledì. Oggi è mercoledì 10. Oggi è giovedì, amore mio. Come potete vedere siamo in montagna. Abbiamo affittato uno scooter e abbiamo fatto una ventina di chilometri. Adesso siamo qui nella foresta umbra, pronti a esplorare e passare così una giornata tra i monti. Raccontaci un po' cosa ci stai facendo di panini. Con salame e formaggio li faccio da 4 euro. La riserva naturale Foresta Umbra è un'area protetta che si trova nel Parco Nazionale del Gargano. Quest'area si definisce il regno della biodiversità poiché detiene il 40% della flora italiana. La vegetazione è caratterizzata dal fenomeno del macrosomatismo. Le piante infatti crescono più grandi della norma. Andrea ed io camminiamo soli tra i sentieri e il silenzio ci avvolge. Si sentono solo i rumori della foresta, mischiati a quello dei nostri passi sul sentiero.
quindi La peschiera peschi. italiana. Com'è l'attesa? Procediamo con la seconda tappa della nostra giornata e ci perdiamo tra le meravigliose vie del paese di Peskici. Il ritorno in barca è tranquillo e l'indomani sfruttiamo una finestra di bel tempo per riattraversare sulla Croazia e risalire verso Lignano. Traversata da Vieste a Vis, grande terza andata, Genoa anche. Siamo partiti alle 6, dovremo aprire un po' più di Genoa. Tutto bene. Comincia ufficialmente qui il nostro rientro verso casa. Perché l'acqua è così verde? Ma soprattutto, che ci fa un cigno in mare? La risposta è molto semplice, perché in effetti non siamo in mare. Tornando verso casa abbiamo fatto una piccola deviazione verso le cascate di Skradin, che si trovano alla fine del fiume Krk. Dalla marina di Skradin prendiamo un traghetto che ci lascia direttamente all'ingresso del parco naturale di Krk. Stiamo facendo una scalinata di 600.000 gradini, no, in realtà sono 3 rampe di scale. Per noi che arriviamo da un paio di mesi di questo movimento e basta, mi sentiamo. Mi sento come Pony di Kung Fu Panda quando deve salire le scale. Voglio fare Kung Fu! 5 ore dopo concludiamo la nostra salita. Il parco di Krk è uno dei più belli della Croazia. Ha ben 7 cascate e la più famosa è quella di Skradinski Buk. Sul tragitto si incontrano alcuni mulini ad acqua restaurati e una parte di essi è stata trasformata in piccole botteghe e musei. Ci perdiamo tra i percorsi costruiti sopra i ruscelli. Il sole è ancora alto, la temperatura è perfetta e a noi sembra di essere veramente fuori dal mondo. Non incontriamo un'anima e se la fine stagione ci permette di visitare il parco in totale tranquillità. Proprio mentre aspettiamo l'arrivo del traghetto facciamo amicizia con un simpatico esperto del parco. Praticamente siamo su questo traghetto, niente, siamo su un carro bestiame. A parte la signora dietro di me, gli unici con la mascherina. Questo Covid sempre meno chiaro alle persone. Lasciamo il fiume Krk per tornare in mare. Questa volta dirigiamo la prua su Opat, tappa intermedia prima di arrivare a Zut. Siamo ormai al 5° giorno di risalita verso Lignano e dalle Incoronate assistiamo a uno di quei tramonti che ci mancherà. Siamo a Zut e adesso domando a tutti quelli che sono stati in questa marina quanti di voi l'hanno vista così vuota. Non un'anima, silenzio sommo. Noi andiamo a vederci il tramonto dalla cima della montagna. Qui comincia il nostro sentiero.
Come abbiamo visto un serpente, ci stiamo prodigando a cercare un ramo. Siamo partiti da circa 1 minuto e io già non ho più fiato. Belli tempi in cui correvo per un'ora e mezza. Siamo al momento in cima al monte adiacente alla marina di Zut. Siamo qui ad aspettare il tramonto. Sulla cima del monte troviamo un panorama che ci lascia a bocca aperta. Una distesa di pietre negli anni si è trasformata nel nucleo pulsante di opere d'arte. Siamo di fronte a un quadro. Buongiorno a tutti, bentrovati alla rubrica 100 sfighe più 1. Oggi è il 26 giugno. Sì, il 26. Lo hai detto, eh? Oggi è il 26 settembre del 2020. Sono un paio di giorni che siamo tornati dalla nostra avventura in giro per l'Adriatico. Ok, partiamo. Ci esplode una gomma. Hey baby! Mi stai rimorchiando? Per fortuna abbiamo trovato un meccanico che di sabato era in officina a lavorare alla sua moto ed è stato così gentile da cambiarci la gomma.